Ciao a tutti, ben ritornati. Oggi facciamo un brevissimo video soltanto perché sono molto contento perché ho chiuso l'operazione su Intesa San Paolo, non ai livelli che volevo, però oggi è successa, diciamo nell'ultimo periodo, il mercato ha invertito completamente, è andato su guardando proprio le stelle e quindi a un certo punto, niente, ho chiuso l'operazione su Intesa San Paolo perché insomma era cresciuto talmente tanto che avevo paura che ci fosse un rintracciamento molto forte e quindi ho fatto, beh, mi accontento del mio operato e chiudo qui l'operazione. Ma vediamo un secondo il grafico così giusto per diciamo, giustificare un po' la situazione. Mi stringo un po' tipo così. Allora, cosa abbiamo qui? Questo qui è il grafico di Intesa San Paolo. Come vedete, questo qui è a 3 mesi, quindi si parte da luglio. C'era questo massimo, diciamo questa resistenza che era circa 1,90, 1,95, no, 1,93 scusate, e c'era arrivato una volta, dopo che aveva riprovato, non aveva retto e va bene, ci ha riprovato di nuovo ed è crollata. A sto giro ha avuto un incremento, come potete vedere, da 1,65, proprio basso, infatti ha fatto quasi un doppio minimo, un triplo minimo, infatti pensavo quasi che andasse giù ancora, che si distruggesse tutto. Invece no, ha preso, è ripartita a razzo, poi qui è esplosa, ha fatto queste due candele proprio rapidissime e io qui a 1,10, scusate, 2,10 e 16 mi sembra, 15 o 16, comunque circa qui ho chiuso la mia operazione oggi. Potevo anche aspettare, però come avevo detto, qui è salita veramente un casino. Stamattina è partita ancora con una gran salita e io ho detto, vabbè, mi accontento di quello che c'è stato e quindi ho chiuso la mia operazione circa qui. In realtà il mio obiettivo era quello di arrivare più in su, allora qui siamo a 6 mesi, un anno, perché vedete è scesa proprio tantissimo il grafico e si vede bene, vediamo un po', facciamo un po' così che è meglio. Era sceso veramente tanto il valore di intesa, quindi mi aspettavo insomma che un 2,4 circa qua sotto di potermelo portare, però come vi ho detto questa salita è stata veramente ripida, quindi mi aspetterei adesso che perlomeno provasse a ritornare qua intorno all'1,9 e se dovesse farlo penso che proverò magari a rientrare, però per adesso insomma se poi magari parte ancora per la tangente non lo so, anche perché poi qui siamo arrivati, ecco, con questo 2,12, anche qua c'è un po' di volumi, insomma, sicuramente potrebbe dargli fastidio questo livello, solo che stamattina non avevo il grafico sotto, già quando ero arrivato qui, che aveva sfondato anche questa parte, mi sembrava tanto, qui dell'1,6, del 2,06, 2,07, quindi insomma mi è andata bene così, ho preferito fare questa chiusura. Quindi, qual è stato il resoconto? Oggi ho fatto un più 750 euro di guadagno su Intesa San Paolo. Questo qui è il profitto di oggi, questo qui insomma, di Fineco. E ho tolto insomma, queste 3300 azioni chiudendo con questo profitto. 751 euro sono lorde, hanno un valore lordo, però insomma saranno circa 500 euro di guadagno. E che dire, per essere un'operazione fatta e chiusa così mi rende molto soddisfatto, insomma, di questo operato. Adesso ho ancora l'azionario globale, l'SWDA, più ERG, che SWDA mi è ritornato appena adesso in positivo e ERG sta facendo la stessa cosa, che sta risalendo dopo che era sceso tantissimo, infatti era a meno 12% mi sembra, adesso ce l'ho a un meno 4, mi sembra un meno 3, un meno 4, comunque è circa i 32 euro, l'ultima volta che l'avevo visto io ce l'ho a 33 euro il prezzo medio di mercato, quindi per adesso quello lì me lo tengo, vediamo un po' come si comporta. E in più, se il valore d'intesa adesso dovesse scendere per qualche motivo, perché poi presumo insomma che inizieranno ad arrivare anche un po' di dati, quelli di dicembre, quando si chiudono un po' i bilanci,
Non mi ricordo però se in America come è messa. Vabbè, comunque, già è stato stabilito comunque che nel 2023 Intesa darà 7,36 centesimi per azione di stacco dividendi, che comunque poteva essere interessante anche quello, perché erano 150 euro circa di stacco di dividendi con tutte le azioni che avevo, però lì c'erano 700 euro sul piatto, io l'ho presi. Non so se ho fatto bene, benissimo o male, malissimo, però intanto quelli sono in pancia. Oltretutto, se vado a vedere, ecco due, ecco qua, aspetta, vediamo un po' di ritogliere la mia faccia, così, sì che c'era il menu a tendina che non si vedeva. Comunque ho chiuso a 2 euro 10 centesimi e 15 millesimi, 3300, e avevo un prezzo medio di apertura di 1,8739. Questo prezzo, diciamo che già qui c'è stato un primo errore, perché è un prezzo che col senno di poi ovviamente si riempiono i mari, però non era il prezzo giusto, perché è sceso 2 volte sotto l'1,7 e quindi si poteva fare un guadagno stratosferico su questa azione. Però insomma, diciamo che qui siamo arrivati a oltre il 10%, infatti io avevo 6.200 euro, 750 euro, siamo a un 12-13% mi sembra di profitto, che a me va bene, insomma sono molto contento. Volevo portarla, dicevo, a 2,4, circa 2,45, perché penso ci possa ritornare, anche se era una cifra abbastanza ambiziosa. Avevo pensato anche di mettere, inizialmente avevo messo uno stop profit a 2 euro circa, in questo modo avevo 10 centesimi cioè un 5% di mobilità, però niente, il 5% in un mercato che adesso si muove così in maniera repentina non è niente, non è abbastanza spazio per sfogarsi, e quindi avevo paura che potesse, cioè adesso in una candela potrebbe tranquillamente ritornarmi sotto i 2 euro e per poi magari ritornare su. Quindi niente, io non mi sono fidato e ho deciso di chiudere così. Quindi niente, insomma, questa qui è un po' la mia operazione di oggi, che in realtà è in piedi da diverso tempo, quindi non è la mia azione di oggi, ma intanto sono contento del ricavato. Oltretutto, se vado a vedere da inizio anno, non so se già me lo conteggia anche questo, ho 235 euro sì, sull'azionario. Posso mettere? Non posso mettere tutto. Più 7 euro di future, CFD, fondi, non c'ho niente. Obbligazioni, non avevo niente. Scusate che sono in albergo e c'ho internet un po' così. Quindi diciamo che siamo praticamente arrivati a 1000 euro di profitto quest'anno. Quindi insomma, io ragazzi sono piuttosto contento. E quindi niente, diciamo che abbiamo la bottigliettina di vino, quella dell'hotel, che mi costerà non so quanto. Brindiamo. Si poteva far meglio. E niente, dai, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.